Non si sta avviando, ok. Non si sta avviando su OBS. Dove mi sono incastrato? No, non c'è un cazzo. Svegliando meno un quarto e porca puttana ho più sonno che alle 8. Alle 8 poi come se uno avesse sonno alle 8. Se sei vecchissimo sì, però nel senso gli umani di solito. No. Hello? È diventato Crash Bandicoot. Hello? Beh, teoricamente l'abbiamo superato, no? Hello? Via tutto. Va benissimo. Hello? Va benissimo, così. Arrivo dalle scale, qui è stata chiusa. Scale. Cose da utilizzare come se fossero scale. Oppure delle scale maglie, ma non c'avevo ai tempi le maglie, quindi non posso confermare che quelle fossero effettivamente fatte così. Deve essere più piccolo se ai tempi le... No, forse maglie ci sono ancora. Cazzo ne so, io sono ignorante come la merda. Hello? Aiuto? Aiuto? Ma... Eccolo però, che è la strada là in fondissimo. Dove è andato? Ma aiuto! No! Deviazioni di merda. Poi. Poi. Fatto. Sì, esatto.
Era il gesto giusto da fare questo. Porca Eva. Lucciole. Va bene. Non capisco se faccia più casino il ventilatore del PC in questo momento. Qui siamo vestiti da medici in un tempio Maya, come cazzo siamo conciati, poi pensi. Ma va bene così, va bene così. Volevo aiuto. Ok. Cazzo è successo? Non capivo cosa. Ok, devo andare dove le facce sono. Dove le facce delle teste di Pasqua sono felici. Tipo, no. Ma c'è un muro che mi insegue poi. Oh cazzo. Lo no, non pensavo che colpisse anche a distanza. Ok. Quindi teste maglia felici, teste maglia felici, teste maglia non felici. Teste maglia incazzate. Fatto? Fatto. Questa parte è molto carina. Ha solo un problema. Quanto cazzo dura? Perché dura effettivamente un pochino, ma un pochino yeah. Ecco, se vanno avanti da un quarto d'ora, un tempio Maya. Ci credo che poi ci sono solo 5 casi, uno ti dura una vita. È normale. Tra l'altro ho paura a uscire da questa sezione perché è proprio il terrore poi di doverla ricominciare dall'inizio. Cioè, sarebbe un incubo, Lo rifarei volentieri perché per quanto non mi stia esattamente entusiasmando il gioco, comunque un minimo mi sta piacendo. Preferivo Crimes and Punishments, devo essere onesto, è solo il secondo caso, ma preferivo Crimes and Punishments, meno action, meno spettacolare se vogliamo, ma secondo me più di impatto. Anche i casi erano un po' più interessanti, senza occulto, senza queste cose. Non lo so, ecco, mi piaceva un po' di più. Ma The calendar. It was here. So Zacharias, Sir Charles, and Marley have all known about this from the beginning. ah, non posso fare le mie teorie. No keyhole or handle. There must be a way.
Beh, immagino di sì. Credo di dover seguire i puntini. Tre, quattro, poi uno. No. Proprio no. Però allora 1, 2, 3, 4 erano giusti. Quindi 2. Poi vuoi davvero conoscere chi fa l'opzione salta? Cioè, cazzo, questo vuole le guide, nel senso, almeno cerca di capire come risolvere la cosa, non salta. Quindi immagino che ora debba fare questo. Una. Non esattamente. Però sappiamo cosa fare dopo i 3 pallini. Quindi dopo i 3 pallini, dopo i 4 così poi pallini. Quindi 1, 2, la minchia 6, 3, 4, a meno che questo non voglia dire 5. Ah, allora aspetta. Allora ci sono. 5 più 2, 5 più 3, 4. Ne rimane 1. Sì. Ecco perché non è il braccio. Fuggi dai pericoli della tua immaginazione. Aspetta, perché colla? Vedo un attimo come posso girare la situazione. Perché
Può essere anche un sospetto piccolo. No, però era un automa, palesemente. L'abbiamo visto. Il figlio penso sia innocente. Aspetta, le cose cozzano. Nessuna vendetta. No. Va bene, noi andiamo così. Andiamo. Tanto non abbiamo finito, no? Cioè non abbiamo più niente. Quindi hai trovato tutti gli indizi, io lo assolvo. Io lo assolvo e credo che sia l'opzione giusta. Un po' troppo guidata e alcune magari, cioè se dovesse essere, non lo so, vediamo. Ci sono molti più tagli in questa serie perché è piena di caricamenti e altro. Did someone else die? Did Tekun Uman strike again? Tekun Uman has been avenged, Mr. Marley. It's over now. The fear is over. You have only to follow us. Follow you? But why? Don't worry, you're not responsible. There are specialists who will take care of you. They will help you. No, I'm not crazy. No, it's you who's the lunatic. Vediamo un po'. Alta conclusione, sì. Inizi trovati, li ho trovati tutti. Devo semplicemente giocarmi... Devo semplicemente giocare questa. Non è che, perdonami. Non è che se lo condanno ve lo dà giusto. Non credo che il rosso segni la cosa... Cioè non credo che il rosso segni la morale. What's happened? Did someone else die? Did Tekun Uman No, è sbagliato anche questa. No, which you know very well. Because you are the killer arm of this so-called curse. Me? No, I'm not. I don't believe in any of that rubbish. I have no choice but to hand you over to the justice, Mr. Marley. Ovviamente. Ah, è più sbagliato il signor Marley. Va bene. Quindi, perdonatemi, cosa mai potrebbe essere? Giocherelliamo un pochino, perché voglio farlo giusto, voglio capire anche. Perché questo caso che ci stiamo portando avanti da ore, sia così inutilmente lungo e complesso. Allora. Sì. Quindi. Non così preciso come... Sir Charles... No, è al corrente la maledizione. Potrebbe tranquillamente aver mentito. Beh, non vedo molte altre opzioni effettivamente. Non vedo molte altre opzioni. A parte che ho disintegrato, proprio non c'è più la scrivania, è rottissima dopo questo colpo che gli ho dato. No, è sbagliata anche questa. Quando è così, secondo me vuol dire che è sbagliata. What?
This is an outrage. I have powerful connections. You will regret this. Guarda. Alta conclusione. Sì, i sospettati sono 3. Sono 3. Vero. Sono 3. Quando inizia da lì vuol dire che è proprio sbagliato. Ok. Se Albito avesse ragione. Ok. Beh, per forza. Ho fatto casino con i nomi. Dai, diciamo che è per forza questa, se i sospettati sono 3 e 2 non sono. Però tutti gli indizi avrebbero, cioè portavano all'altro. Sì, c'è proprio una scena quando lo zecchi. Mr. Albeit. Oh, you're here with your son. Yes, obviously. We have to talk with you, and it involves the police. I see. Gulliver, go across the road to Mrs. James. This is an adult conversation. Hold on just 1 second, please. A pygmy? As I suspected, albeit brought him back from Brazil. You were both slaves there and you escaped together, am I correct? You are. We are companions through life to death. He's more like a brother to me. So he's the murderer? But he was merely obeying his master. Yes, I'm the one who planned the murder. I'm the one responsible. You wanted them to pay for what they did to you. True. Now I don't care what happens to me. I'll be dead soon. But Gulliver, you have to let him go. I wasn't planning to arrest you, only that we might know the truth. Although I regret that Gulliver must leave England and return to his own country. Shame. But thank you, Mr. Holmes. Ah sì, c'è proprio la scena. Sì. Ok. Il sveglio del golem. Finisci il caso, uno studio in verde. Ok, quindi dovrei andare a mangiare. Faccio un taglio. Ok. Menu principale, sì. Tanto vi prendo dalla scena. E con non pochi dubbi sul caso precedente possiamo continuare con il caso. Mi sono incasinato da solo. Allora, con diversi dubbi sulla conclusione del precedente problema, andiamo avanti con i casi di Sherlock Holmes e Davis Doctor. Ok. Father, Mr. Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theatre. And he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. If it's really what you want. It's the perfect solution, Mr. Holmes. Don't you agree? Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. I can't believe it! The great Sherlock Holmes standing in front of me! I'm sure that our two brains will... Brains. Ah, già bello incazzato. Holmes. Ok, c'è qualcosa da...
sciarpa segue la moda. Vuole attirare l'attenzione. Macchina di tabacco, la marca preferita di Holmes. Stivali personalizzati. Vanitoso. Impreciso, cacchio. Tanto non servono una mazza. Ne abbiamo ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cioè abbiamo 7 persone, non sono servite assolutamente a niente. Ne ho azzeccate 1, 2, 3, 4. 4 su 9 e non serve a un cazzo. Your room. Charming. Come nel primo. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to be angry again. Goodbye, Mr. Wilde. Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. Scopri di più su ORSON WILDE. E dove? A map of London and its surroundings. My archive. I can always consult with it if needed. My analysis. Ok. It's useful for my work. Watson dov'è? Signor Holmes, se sta leggendo questo vuol dire che io sono già morto. Devo ringraziarla per tutto quello che ha fatto, significa molto per me. È stata la mia profonda cicatrice e il mio più grande riscatto, che ho sentito di dover svolgere prima di lasciare questo mondo. Grazie. Cordiali saluti, Albert. Questa cosa è dell'incredibile. Bello che le lascia lì, no, tranquillamente, come se nulla fosse. No, ovviamente andiamo ora a farci i cazzi degli altri. Truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? This must be grease paint. Mascara? Ah no, Face chip. powder of an excellent quality. Mascara poi. I use the same brushes for makeup. I forgot my hat. Father, I'm just checking, you've got something on your face. Is it makeup? it might be. Practicing my disguises, you know me. No, don't touch that! Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Andiamo a fallire un'altra cosa completamente fine a se stesso. Spesso porta gli occhiali. Io non ce l'ho il solco. Secondo me è appariscente. Com'è davvero? Non posso saperlo. Non si è accorta degli stivali. Guarda che è impreciso, lo sapevo.
Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh yes, although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home, and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Windybank did not wish for me and Mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. But then Father returned, and we could no longer meet. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, Father was going off again in a week. And Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until Father had gone. Mi ha fatto ridere il fatto che l'abbia chiesto lui e non Holmes. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street post office for collection. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Haha, a love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde. Holmes, tell her. Va bene. Mr. Holmes, what do you think about the letter on the table? Do you think it might help? Lo scopriamo dopo.